e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una storia davvero incredibile, l'esorcismo di Anneliese Michel, e per chi non lo sapesse è anche una storia vera che ha ispirato il film L'esorcismo di Emily Rose, uno degli horror più inquietanti secondo me. I documenti su questo caso in rete sono molti, si possono trovare video, audio, immagini davvero da brividi, perché questa è una storia davvero angosciante. Pensate che questo fu l'unico caso di esorcismo che fu discusso anche in un tribunale e attirò su di sé una grande attenzione mediatica, ma vedremo dopo il motivo di questa attenzione giudiziaria relativa a questo caso. Amici, se vi piacciono i miei video e i contenuti relativi a mistero, paranormale e true crime, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Però adesso iniziamo. Anneliese Michel nasce a Liebfing in Germania il 21 settembre del 1952 da una famiglia di ceto medio e molto cattolica. Pensate che il padre Joseph Michel, che proveniva da una famiglia profondamente e attivamente cattolica, doveva diventare prete e che aveva già 3 sorelle che avevano deciso di servire il Signore ed erano diventate suore. Ma Joseph, dopo 3 anni di apprendistato nella falegnameria di famiglia, decide di arruolarsi nell'esercito e viene anche inviato su fronti orientali e occidentali durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945 decide di frequentare la scuola di edilizia e diventa maestro artigiano per poter poi rilevare le redini dell'azienda di famiglia. La mamma di Anneliese, invece, Anna, era impiegata nell'ufficio del padre quando incontra Joseph. I due si innamorano e decidono di sposarsi nel 1950. Ma questa donna, Anna, aveva già una figlia da una precedente relazione che era nata nel 1948 e questa cosa fa scatenare nel loro paese tantissimi pettegolezzi e la gente comincia a chiacchierare, a diffondere storie sul fatto che questa bambina fosse in realtà la figlia di un prete e che Anneliese e Joseph si erano sposati solo per convenienza, per concludere un affare a favore della famiglia Michel, diciamo una sorta di pagamento. Purtroppo però questa bambina morì nel 1956 per un tumore ai reni. E pensate, la cosa più brutta è che fu seppellita in un cimitero per bambini illegittimi e non nella tomba di famiglia. Ma nel 1952 nasce Anneliese, la prima di 3 sorelle. E si nota da subito che questa bambina ha una salute molto precaria, con delle difese immunitarie molto basse. Riesce però a frequentare la scuola senza problemi e a prendere lezioni anche di pianoforte e fisarmonica. Anneliese, come tutta la sua famiglia, era molto credente. Andava più volte alla settimana a messa, faceva il rosario regolarmente e sembra che alcune volte dormisse sul pavimento per espiare le colpe degli altri. Veniva descritta come una ragazza molto socievole ma anche molto seria ed introversa. Purtroppo però nel settembre del 1968 Anneliese avrà il suo primo attacco epilettico ed un altro la colpirà nell'agosto del 1969, dopo questo secondo episodio che i genitori decidono di portarla da un medico. Dopo diversi esami neurologici le diagnostica l'epilessia. Poco tempo dopo Anneliese si ammala anche di polmonite e successivamente poi di tubercolosi e questa cosa la porterà ad essere ricoverata in ospedale per 6 mesi, un periodo nel quale pare che abbia avuto diverse crisi epilettiche secondo alcuni suoi referti medici. Gli vennero prescritti dei farmaci per ridurre le crisi e le convulsioni, ma non si sa se poi questi farmaci vennero assunti regolarmente dalla ragazza, alla luce di quanto poi sappiamo sia successo. Poco tempo dopo Anneliese cominciò ad avere delle
allucinazioni e delle apparizioni, descrivendo dei veri e propri volti demoniaci, e cominciò ad accusare anche alcuni problemi di salute come paralisi degli arti, un accrescimento smisurato del torace, rigidità del corpo e incapacità di parlare. Al suo rientro a casa dopo essere stata ricoverata in ospedale, Annalise comincia purtroppo a soffrire anche di depressione. E un motivo potrebbe essere stato anche il fatto che al rientro a scuola venne spostata in un'altra classe per via delle troppe assenze che aveva fatto quando era stata ricoverata, e questa cosa potrebbe aver inciso molto sul suo stato di depressione. Annalise ebbe un'adolescenza difficile non solo per i suoi problemi di salute, ma anche a livello sociale, per via della rigida educazione che aveva ricevuto dai suoi genitori, che le impedivano di fare le normalissime cose che poteva fare un adolescente, come incontrare le amiche, vedere il fidanzato, partecipare a delle feste. Nel 1973 Annalise, insieme alla sua famiglia, si reca in pellegrinaggio in Italia, a San Damiano Piacentino, dove sembra che la Madonna sia apparsa ad una donna. Decidono di portarla lì per vedere se la ragazza poteva essere guarita definitivamente dalla Madonna. Ma purtroppo proprio già in viaggio cominciano a succedere delle cose davvero incredibili. Annalise già sul pullman comincia a parlare con una voce davvero strana, una voce non sua, molto inquietante, e all'interno dell'autobus si comincia ad avvertire un odore stranissimo come di feci bruciate, un odore che hanno avvertito anche tutti i presenti, ovviamente. La ragazza manifesta anche avversione per tutti gli oggetti sacri e, arrivati al santuario, comincia a bestemmiare contro la statua della Madonna. Qualche tempo dopo, tornata poi a casa, Annalise comincia a dire di sentire costantemente un bussare provenire da armadi, pavimenti, soffitti, e di sentire delle voci terrificanti che, come dirà lei stessa, sembravano arrivare direttamente dall'inferno. Inizia anche a soffrire di paralisi del sonno e a dire che vedeva le sue mani come deformate. Il medico che la visitò definì tutto questo come l'inizio di una psicosi paranoide. Pensate che anche la madre disse che un giorno, mentre Annalise stava fissando la statua della Madonna, si accorse che i suoi occhi le diventarono completamente neri e che le sue mani si trasformarono letteralmente in artigli. Ma nonostante tutti questi problemi di salute che l'affliggevano, Annalise riesce a diplomarsi e si iscrive anche all'università, un seminario di studi cattolico, e viene visitata anche dal medico del campus dopo alcuni episodi di epilessia con perdita di conoscenza. Dopo essere stata sottoposta ad alcuni esami neurologici, nel 1974 le viene fatta una diagnosi di depressione nevrotica con danno cerebrale nella regione temporale sinistra, probabilmente dovuta ai ripetuti attacchi epilettici. Riesce anche a superare l'esame per diventare insegnante di religione cattolica nelle scuole elementari, ma purtroppo non era nelle condizioni giuste per poter lavorare, perché i suoi problemi di salute continuavano a peggiorare e la tormentavano quotidianamente. Fu visitata anche da altri medici e cambiò diverse terapie, ma non c'era nulla che la aiutasse veramente. Fino a quando succede una cosa particolare: i genitori si convincono del fatto che Annalise non era malata. Annalise era posseduta dal demonio e decidono di contattare la Chiesa per poterla aiutare definitivamente. Ma la Chiesa, studiando tutta la storia della ragazza, non era convinta di trovarsi proprio di fronte ad un caso di possessione, e di conseguenza dicono ad Annalise di essere solo più devota a Dio, ancora più devota. Ma i genitori non si arrendono e decidono di portare Annalise da un altro medico che gli prescrive degli psicofarmaci davvero molto forti.
Annalise però comincia a peggiorare tantissimo e oltre a sentire voci e a vedere volti demoniaci comincia a fare delle cose molto strane come mangiare insetti e distruggere crocifissi e a sviluppare una forza davvero incredibile. Pensate che un giorno con una sola spinta scaraventò la sorella dall'altra parte della stanza. La Chiesa, dopo gli ultimi avvenimenti sulla ragazza, si convince del fatto che Annalise sia posseduta e dopo l'approvazione del vescovo danno il via al primo esorcismo e qui si troveranno davanti ad una cosa molto particolare perché incontreranno 6 demoni in Annalise, molto conosciuti anche: Caino, Nerone, Giuda, Hitler, Fleischmann, un sacerdote del XVI secolo che era stato scomunicato per alcolismo, violenza ed omicidio, e il sesto era il più temibile, Lucifero. Gli esorcismi su Annalise vanno avanti per oltre 10 mesi e vengono documentati con audio, video, immagini, e se sappiamo molto su questo caso è proprio per via di tutta questa documentazione che si può trovare anche in rete e ve lo dico, sono davvero molto inquietanti. Nelle sedute di liberazione Annalise si esprimeva in diverse lingue e con una voce davvero oscura e terrificante. Parlava in latino, aramaico, greco, oltre al tedesco che era la sua lingua madre. E qui anche i più scettici si posero dei dubbi, soprattutto sul fatto di quel sacerdote tedesco che era stato scomunicato. Come faceva Annalise a sapere dell'esistenza di questo sacerdote? Ma nel maggio del 1976 la situazione è davvero fuori controllo perché durante le sedute di liberazione Annalise viene legata al letto perché nemmeno 6 persone riescono a tenerla ferma a causa della sua forza sovrumana. Ma la ragazza aveva anche dei momenti di lucidità e raccontava in questi momenti che i demoni non le permettevano di mangiare, infatti non mangiava e non beveva più. Ma era pienamente consapevole di quello che le stava accadendo, anche nei momenti in cui non era lei. Durante gli esorcismi, Annalise dichiarò che doveva morire per espiare i peccati dei giovani ribelli e dei sacerdoti corrotti. Pensate che a forza di inginocchiarsi per pregare, le si ruppero anche le ossa delle ginocchia. In uno dei suoi momenti di lucidità, predisse addirittura il giorno della sua morte, il 1 luglio del 1976. E fu così, perché quella notte, a mezzanotte precisa, la famiglia la trovò morta nel suo letto. Sul suo corpo, il giorno della morte, apparvero delle stimmate. Annalise era in condizioni disumane, pesava 30 kg, aveva i denti distrutti e sul corpo erano presenti segni di ematomi e tagli. Ma nonostante tutto, l'autopsia non rilevò danni cerebrali. Infatti, la causa della morte fu attribuita alla malnutrizione e alla disidratazione. Aveva 23 anni il giorno della sua morte ed era stata sottoposta a 63 esorcismi, durante i quali non mangiava e non beveva. Pensate che veniva nutrita solo con delle ostie consacrate, cosa che l'aveva portata ad indebolirsi giorno dopo giorno. Anche padre Amorth, il famoso esorcista di cui abbiamo parlato la scorsa settimana nel mio video precedente, Amorth, l'esorcista del Papa, se non l'avete visto andatelo a vedere, vi lascerò poi il link alla fine di questo video. Dichiarò di Annalise che sia Gesù che la Madonna erano intervenuti sulla ragazza per dirgli che doveva soffrire per espiare le colpe degli altri, per poterli liberare. Padre Amorth fu coinvolto in questo caso perché i genitori di Annalise gli inviarono tutta la documentazione medica della figlia più tutti i documenti audio degli esorcismi a cui era stata sottoposta. Padre Amorth dichiarò che ci si trovava di fronte ad un caso mistico,
che ne aveva seguiti alcuni durante la sua vita di esorcista, e spiegò che quando una persona si offre al Signore come vittima o accetta di donare la vita in espiazione dei peccati del mondo, può essere facilmente colpita da gravi ossessioni o malattie inguaribili. Dopo l'esito dell'autopsia, gli agenti che seguirono le indagini dichiararono che se la famiglia avesse portato subito la ragazza in ospedale, con un'alimentazione forzata si sarebbe potuta salvare. E questo sinceramente lo credo anche io, che non sono un medico. Difatti, subito dopo, sia i genitori che gli esorcisti furono indagati per omicidio colposo. Iniziò il processo nel marzo del 1979, concludendosi con una condanna sia per i genitori che per gli esorcisti a 6 mesi di reclusione per non aver fornito assistenza immediata e per omicidio colposo. Ma non finì qui, perché prima del processo i genitori fecero una richiesta particolare. Chiesero che fosse riesumato il corpo della figlia, che era stato seppellito nel cimitero dei figli illegittimi, delle persone scomunicate e delle vittime di suicidio. Cioè ci rendiamo conto delle persone che per loro erano senza valore, erano state seppellite in un cimitero a parte. Questa richiesta venne fatta perché 2 anni dopo la morte di Annalise, una suora carmelitana scrisse una lettera ai genitori dicendogli che aveva avuto una visione della ragazza e che era sicura del fatto che il suo corpo non si era decomposto e quindi di andare a controllare. Sappiamo che il corpo di Annalise venne effettivamente riesumato, ma non abbiamo dei documenti ufficiali che ci dicano in realtà in che condizioni era il corpo della ragazza quando venne tirato fuori dalla bara. Ma da alcune ricerche che ho fatto ho letto che dei testimoni che si trovavano quel giorno dichiararono che la decomposizione del corpo coincideva naturalmente con la data della morte, ma molti scettici non ci credono proprio perché non ci sono delle prove che lo confermano. La tomba di Annalise fu poi spostata vicino alla sua casa natale ed è ancora oggi meta di pellegrinaggio, pensate. Questo fu un caso che fece molto scalpore e che divise l'opinione pubblica. Secondo alcuni la ragazza era veramente posseduta dal demonio e quindi la meta del pellegrinaggio era perché le chiedevano aiuto lasciandogli biglietti con varie richieste, mentre altri credevano che la ragazza fosse davvero malata e che il piano religioso abbia preso il sopravvento sul buonsenso della famiglia, incolpandoli di non aver saputo curare adeguatamente la figlia. Amici, un caso davvero incredibile e da brividi che lascia un po' l'amaro in bocca, ovviamente. Pensate che tormento per questa ragazza che comunque ha avuto una grande forza di volontà, ha cercato di realizzare tutti i suoi sogni, ad un passo dal diventare insegnante di religione per i bambini delle elementari ha dovuto rinunciarci per tutti questi problemi di salute che la affliggevano quotidianamente. Diciamo che se fosse stata posseduta o no, questo non possiamo saperlo con certezza, ma vi dico che gli audio e le immagini di questo caso sono davvero terrificanti. Credo, come molti, che i genitori sicuramente hanno fatto un errore ad affidarsi solo alle cure della chiesa, perché la ragazza andava portata immediatamente in ospedale ad un certo punto, viste le gravissime condizioni fisiche in cui versava, per dargli una possibilità di salvezza. Io non credo assolutamente che i genitori abbiano voluto ucciderla di proposito, questo assolutamente non lo penso. Io credo che avessero la certezza che gli esorcismi potevano liberarla definitivamente e guarirla e non si sono posti altre opzioni. Possiamo parlare quindi di negligenza, di ignoranza? Io questo non lo so. Diciamo che un percorso medico la ragazza ce l'ha avuto per tanti anni. Annalise ha assunto anche dei farmaci, numerosi farmaci, diverse terapie che però non sono serviti ad aiutarla.
Quindi non lo so, amici, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, se conoscevate già questo caso e che cosa ne pensate di questa fine orribile che ha dovuto fare questa ragazza. Perché? Amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Se questo caso di oggi vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciarmi un like. Io vi mando un bacio grande, vi aspetto nei commenti e ci vediamo venerdì per il prossimo caso. Ciao amici! Nero spricht aus ihr. Nero hat als römischer Kaiser die Christen den wilden Tieren vorgeworfen. Nero spricht die ersten 45 Minuten, danach Luzifer. Ja, und die Kirche wird am allerwenigsten gebetet, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja, Ja, alle? fast. Oh, die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten.